Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana. Se stai guardando un mio video per la prima volta, probabilmente non sai che io e le mie colleghe della scuola siamo insegnanti di lingua italiana per stranieri da oltre 20 anni e che ogni settimana pubblichiamo un video legato a un argomento di grammatica italiana che può essere interessante per te, per persone come te che studiano l'italiano, che sono appassionate della nostra lingua. Se hai una richiesta in particolare su un argomento, scrivilo qui nei commenti. Io e le mie colleghe proveremo a creare un video sulla base della tua richiesta. E se vuoi conoscere me e le mie colleghe della scuola Classe Italiana, prenota una lezione gratuita con noi. Trovi il link qui in descrizione. Sarà un piacere per noi fare due chiacchiere, conoscerti e provare a risolvere qualche dubbio sulla grammatica italiana. Ma ora cominciamo con la presentazione del tema di oggi. Quante volte vi è capitato di rispondere a una domanda "non lo so"? Certo, non capita sempre di sapere le risposte a tutto, ma sapete che esistono in italiano altre alternative, altre possibili risposte, ma che hanno lo stesso significato? Bene, con la lezione di oggi vedremo proprio le varie alternative a "non lo so". Cominciamo con l'alternativa numero 1. Si può rispondere semplicemente "boh". È strano? Ma in realtà questa risposta è molto frequente in un contesto di lingua parlata. Certo, in una situazione piuttosto informale. È una risposta molto amata anche dai bambini. Facciamo un esempio. Se ci domandano "quanti anni ha Maria?", è possibile rispondere "boh", e significa semplicemente "non lo so". Alternativa numero 2. Invece di rispondere "non lo so", potete dire "che ne so". Anche questa possibilità è più usuale in un contesto informale e tra amici e può risultare anche un po' arrogante e poco gentile e serve quasi a sottolineare che questa informazione non vi riguarda e quasi non vi interessa. Ad esempio, a una domanda del tipo "sai chi ha vinto la partita di rugby?", si può rispondere "che ne so, non mi interessa il rugby, non mi piace". Alternativa numero 3. Al posto di "non lo so", potete dire "non ne ho idea". Se volete dare più enfasi al fatto che proprio non sapete la risposta, potete dire "non ne ho la più pallida idea", oppure "non ne ho la minima idea". Questa risposta va bene anche in contesti formali. Ad esempio alla domanda "quante chiese ci sono a Roma?", come risposta potete dire "non ne ho idea". Alternativa numero 4. Quando invece non sapete la risposta, ma il focus va sul fatto che desiderate tanto avere questa informazione, conoscere quindi la risposta, potete dire "a saperlo", oppure "mi piacerebbe tanto saperlo", oppure "magari lo sapessi". Ad esempio, una domanda come questa: "ma perché il tuo cellulare non funziona più?". La risposta: magari lo sapessi", o "a saperlo". Alternativa numero 5. Invece di dire "non lo so", potreste dire "non saprei".
Questa risposta è sicuramente adatta in contesti un po' formali. Ad esempio, alla domanda "Ma quando arriva il direttore?" Come risposta avrete "Non saprei". Come avete notato, le alternative a "non lo so" sono davvero tante e si differenziano, diciamo, per alcune sfumature che possono essere date anche da, per esempio, l'espressione del volto, oppure dal tono della voce o da una certa gestualità. Per noi italiani la gestualità è molto importante. In alcuni casi si potrebbe usare un gesto molto significativo, che è una alzata di spalle. Anche questa risposta è più adatta in contesti informali. Bene, la mia lezione finisce qui e spero sia stata utile per conoscere qualcosa di nuovo e nuove espressioni. Vi ricordo che legata a questa lezione c'è anche una attività che vi servirà per mettere in pratica le regole imparate oggi. Trovate il link qui in descrizione. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao, da Laura di Classe Italiana!